Esistono molti satelliti di diversa natura che acquisiscono immagini su diverse bande e che ognuno di essi può dare delle informazioni importanti a livello dell'ecologia forestale. Esistono per esempio i satelliti spettrali che ci forniscono informazioni sullo stato di salute delle piante, su come crescono e su come evolvono. Altri satelliti, come quelli LIDAR, invece ci permettono di acquisire delle immagini relative alla struttura del bosco e come le diverse piante si comportano all'interno del bosco stesso. Altre immagini, come quelli SAR, invece forniscono informazioni legate per esempio al contenuto idrico delle foreste. La Fondazione MAC è coinvolta in due progetti, il primo dell'Agenzia Spaziale Europea, che tratta l'invio di un satellite per misure di fluorescenza, e un secondo progetto invece coordinato dall'Agenzia Spaziale Italiana, PRISMA, che misura la vegetazione in un campo iperspettrale. La camera a fluorescenza è una camera che permette di misurare quello che sta facendo la pianta in termini di fotosintesi. È una misura diretta di questo aspetto e quindi ci permette, non solo in ambito forestale, ma per esempio in molti altri ambiti, anche come quello agricolo, di vedere lo stato di stress della vegetazione. Le camere iperspettali invece ci forniscono informazioni più ampie, magari meno di dettaglio indirette, ma sicuramente più ampie. Per esempio ci permettono di classificare le specie forestali, quindi ogni specie ha una propria firma e quindi in base a quello riusciamo a capire che tipo di specie ci sono. Ci permettono di capire qual è il contenuto di clorofilla o di altri pigmenti fotosintetici, oppure ancora ci permettono di capire lo stato idrico della pianta, quindi se si trova in stress dovuto a ondate di calore o meno. L'utilizzo di queste immagini satellitari ci dà molti vantaggi anche a livello gestionale. Per esempio possiamo capire in anticipo come sta evolvendo una malattia forestale che di solito si esprime quando diventa manifesta nel momento in cui la pianta è morta. Per esempio il bostrico, sappiamo che dopo Vaia sta invadendo le nostre foreste. Con queste camere e queste immagini siamo in grado di vedere con alcune settimane o mesi di anticipo come si evolverà la malattia e quindi dove intervenire. Allo stesso modo, per esempio, lo stato di stress elevato della vegetazione può darci un sistema di un campanello d'allarme dove possibilmente possono svilupparsi gli incendi, per esempio, perché la vegetazione quando è senza acqua è più soggetta ad incendi.